Bene, buongiorno a tutti, grazie per aver accettato il nostro invito per partecipare a questo webinar che, come sapete, in cui parleremo dei principi di sicurezza per lo sviluppo di applicazioni e ovviamente in particolare ci concentreremo sulle applicazioni sviluppate con Instant Developer Cloud e con Instant Developer Foundation. Condivido il mio monitor così possiamo partire con la presentazione. Bene, perché abbiamo deciso di fare questo webinar? Perché la sicurezza è un tema molto attuale. Come vediamo, gli attacchi informatici non sono infrequenti ed è quindi importante considerare la sicurezza come una parte integrante nella progettazione delle applicazioni e non solo come qualcosa in più. In questo webinar parlerò di come abbiamo trattato noi la sicurezza nelle scelte relative all'infrastruttura e nello sviluppo del server e come i nostri framework aiutano gli sviluppatori ad implementare quegli accorgimenti che permettono loro di rendere più sicure le applicazioni che sviluppano. Partirò quindi parlando dell'infrastruttura, soprattutto per quanto riguarda Instant Developer Cloud, perché mentre in Instant Developer Foundation i server li gestite voi stessi anche dal punto di vista della sicurezza, in Instant Developer Cloud invece i server sono preconfigurati e sono completamente gestiti, a parte quelli self-managed e in cloud. Vedremo però che poi c'è anche qualcosina da dire riguardo Instant Developer Foundation. Poi passeremo a vedere come è gestita la sicurezza nel framework, sia di Instant Developer Cloud che di Instant Developer Foundation. Cosa fa il framework per rendere sicure le applicazioni? Infine, vedremo la sicurezza a livello di applicazione. Vedremo gli strumenti messi a disposizione dal framework e come possono essere usati dagli sviluppatori per rendere più sicura la propria applicazione. Inizio raccontandovi come è fatta l'infrastruttura del server, in modo che possiate sapere come funzionano gli strumenti che usate, se usate i server gestiti, e in modo che possiate sapere cosa dovreste fare voi se usate i server non gestiti. Sto parlando di Instant Developer Cloud, dove i server li gestiamo noi, in molti casi. In questo modo spero che vi sia più chiaro qual è il motivo per cui consigliamo di usare i server gestiti, sia motivi tecnici sia motivi legati alla sicurezza che stanno dietro questo consiglio che diamo. I server su cui si sviluppano e si pubblicano le applicazioni fatte con Instant Developer Cloud si trovano sul cloud e in particolare sulla Google Cloud Platform. Che vantaggi ci dà l'utilizzo di una piattaforma esterna? I vantaggi riguardano soprattutto la sicurezza fisica del server e la loro disponibilità. Per quanto riguarda la sicurezza fisica, sappiamo che i data center di Google sono praticamente dei bunker. Sono sorvegliati da guardie armate, quindi non ci dobbiamo preoccupare che i server vengano fisicamente distrutti per intervento umano. Qualcuno impazzisce, li prende a martellate, o per esempio per eventi naturali, ma più semplicemente che non ci dobbiamo preoccupare che qualcuno vada a staccare la spina e dopo il nostro server non è più disponibile. Per quanto riguarda invece i vantaggi relativi alla disponibilità dei server, per capire meglio di cosa parlo, vi voglio un po' raccontare come sono gestiti i server nella Google Cloud Platform. Una cosa interessante da dire è che all'interno del data center i server sono gestiti come server virtuali. Ad ogni server virtuale non corrisponde un solo specifico server fisico, ma il server virtuale può migrare da un server fisico ad un altro senza che noi ce ne accorgiamo. Questo vuol dire che se il server fisico che in quel momento ospita il server virtuale ha dei problemi, il nostro server virtuale migra, si libera dei problemi e per noi che lo usiamo rimane sempre disponibile. Inoltre i dischi che contengono i dati non sono attaccati ai server fisici, ma si trovano in uno storage separato, al quale i server possono accedere, quindi anche dopo un'eventuale migrazione il server continuerà ad avere normalmente accesso ai dati. Inoltre i backup che noi facciamo dei server e dei progetti vengono salvati in bucket multiregionali, quindi sono salvati in modo distribuito. Infine, una cosa interessante che vi voglio dire, se sviluppate applicazioni per la pubblica amministrazione, sappiate che Google è certificato. Quindi in questo caso vi risparmiate un sacco di burocrazia. Adesso vediamo più nello specifico quali accorgimenti abbiamo preso nella gestione del server. Cioè quello che facciamo per conto vostro se usate server gestiti e quello che invece dovreste fare voi se usate i server MyCloud self-managed. Parto dagli accessi.
Gli accessi avvengono via SSH solo su alcune porte e sono consentite solo ad utenti root, cioè utenti con privilegi di amministratore. Le porte normalmente sono chiuse e prima dell'accesso vengono aperte tramite la console di Google e poi subito richiuse alla fine della sessione. E inoltre, come sicurezza in più, viene controllato anche l'indirizzo IP. Inoltre non tutti possono accedere ai server perché le chiavi di accesso sono conosciute solo da pochissime persone tra di noi. Per quanto riguarda i dati, invece, i dati sono conservati su un disco esterno staccato dal disco di sistema. In questo caso non mi riferisco ai dischi dati nel data center di cui vi parlavo prima, ma mi riferisco al server virtuale stesso, cioè anche all'interno del vostro server i dati e il sistema sono separati. In questo modo, qualsiasi cosa succede sul sistema non si rischia di compromettere i dati. Non sto parlando solo di problemi del sistema, ma anche per esempio nel caso di un aggiornamento. Un'altra cosa molto interessante è che ogni server è dedicato. Ogni server è allocato specificatamente per l'organizzazione che lo ha acquisito. Questo significa che tutti i dati dell'organizzazione, tutti i progetti, tutti i database, eccetera, sono ospitati unicamente sui server dell'organizzazione stessa. Questo garantisce un totale isolamento dei dati di un'organizzazione rispetto ai dati di tutte le altre. E vuol dire che tutto quello che succede su un server non ha nessuna influenza sugli altri server. Per esempio, se un'applicazione dell'organizzazione A usa molte risorse, non può succedere che venga rallentata l'applicazione dell'organizzazione B. Se vogliamo fare un esempio invece relativo alla sicurezza, una vulnerabilità dell'applicazione dell'organizzazione A non mette a rischio le applicazioni delle altre organizzazioni. Sempre nell'ottica di comprendere come funziona il server e come lo gestiamo, è interessante sapere che i server sono gestiti usando i container, e in particolare Docker, che è uno strumento che permette appunto di containerizzare le applicazioni. Un container è un ambiente isolato dall'ambiente di esecuzione che contiene tutte le librerie, le dipendenze, i file di configurazione necessari al funzionamento dell'applicazione che si trova al suo interno. Così realizziamo un'ulteriore separazione perché in questo modo separiamo il livello applicativo dal resto del sistema. Parlando ancora del funzionamento del server, è interessante sapere che nessun processo in esecuzione sul server gira come root, quindi nessun processo può compiere azioni che richiedono privilegi elevati. Neanche il processo principale ha privilegi elevati. Ci sono però dei casi in cui è necessario eseguire dei comandi che per forza di cose richiedono i permessi di amministratore. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito una lista chiusa di questi comandi, in modo che solo i comandi critici, diciamo, presenti in questa lista possono essere eseguiti e non tutti quelli possibili che un utente amministratore potrebbe eseguire. Per quanto riguarda i file critici, per esempio quelli che contengono informazioni riservate, questi possono essere letti solo da root e sono contenuti in directory accessibili solo da root, in modo da proteggerli il più possibile. Quindi solo utenti di sistema con i privilegi di amministratore li possono vedere. Alcuni di questi file che contengono informazioni, chiavi necessarie per l'avvio del server vengono letti solo all'avvio del server da un processo che ha i privilegi necessari che poi però gli vengono subito tolti dopo l'avvio. Vediamo adesso invece cosa facciamo riguardo alla gestione della comunicazione con il server. Quando comunichiamo con il server, comunichiamo tutte le volte che dalla console gli inviamo un comando. Per esempio quando gli chiediamo di avviarsi, quando settiamo qualche impostazione, eccetera. Riguardo alla comunicazione occorre dire innanzitutto che tutte le comunicazioni avvengono tramite HTTPS, che protegge l'integrità e la confidenzialità dei dati inviati, cioè ci assicura che i dati ricevuti sono esattamente quelli che sono stati inviati e che nel tragitto nessuno li ha visti. Il server poi non esegue nessun comando se nella richiesta non è inviato anche un token di autenticazione. Anche questa è un'impostazione che è attiva di default. Il token viene generato dal server ed è condiviso solo con la console. Inoltre questo token è rigenerato periodicamente. Periodicamente vuol dire più volte al giorno. Quindi anche se per caso qualcuno dovesse venire a conoscenza del token non potrebbe usarlo per sempre perché dopo un po' non è più valido.
Infine, sia la console che il server verificano l'IP da cui arriva il messaggio e si assicurano che arrivi da chi si aspettano. Qui c'è qualcosa che potete fare anche voi come gestori dei vostri server. La prima cosa che potete fare è mantenere sempre attive le impostazioni di sicurezza, che di default sono attive, però non andate a disattivarle perché non avrete nessun vantaggio, ma aumenteranno solo i rischi. La seconda cosa è usare la gestione dei permessi della console per consentire la gestione dei server solo a chi davvero la deve fare. Dalle nostre statistiche risulta che nella maggior parte dei casi non è così e che tutti possono fare tutto, quindi un compito che vi potreste portare a casa oggi è quello di verificare e assegnare i permessi del server usando il famoso principio del minimo privilegio. Quindi solo chi davvero deve fare qualcosa ha i permessi per farlo, tutti gli altri no. Poi questo principio, veramente se vogliamo dirla tutta, sarebbe utile applicarlo a tutte le situazioni in cui si assegnano i permessi. Stessa cosa vale per l'autenticazione a 2 fattori. Nella console può essere attivata e vi consiglio di farlo. Perché? Perché ci può capitare di usare la stessa password per servizi diversi, anche se non dovremmo, oppure usiamo la stessa modalità di costruzione delle password. Quindi in questi casi, se una password di un servizio che non è la console viene rubata, esiste il rischio che, se volete, può essere anche basso, però non è nullo, esiste il rischio che qualcuno che non siamo noi possa accedere alla nostra console, dove per esempio c'è la nostra carta di credito. Usando l'autenticazione a 2 fattori riduciamo questo rischio, riduciamo il rischio che qualcuno ci impersonifichi anche nel caso in cui ci rubino la password o la nostra password viene indovinata. Continuando a descrivere il server, arriviamo ai database perché sul server è presente anche il database o i database. Anche in questo caso l'utente di sistema che gestisce il database non ha i privilegi di amministratore, quindi non può eseguire comandi critici. Inoltre l'accesso al database è consentito solo da localhost, quindi solo da dentro al server, non è possibile connettersi da fuori. Questo è vero anche nel caso in cui si sta utilizzando il Cloud Connector. Infatti il Cloud Connector non apre connessioni in entrata ma solo in uscita, non apre porte in più sul server. Tutte le operazioni che vengono eseguite su server sono registrate nei log. I log rappresentano una traccia di quello che succede e permettono di ricostruire l'attività del sistema, quindi ci consentono anche di accorgerci di anomalie o anche di possibili minacce di sicurezza. Tra l'altro tenere log ci aiuta ad essere anche compliant con il GDPR, perché anche se nel GDPR non si parla mai di log, proprio della parola log, però il regolamento richiede che resti traccia delle operazioni effettuate e così in caso di controllo è possibile dimostrare che si è compiuto tutto quello che si poteva fare per tutelare i dati, eccetera. Quindi in questo senso salvare i log dei file è molto utile. Nella scrittura dei log, i file di log sono accessibili solo da un utente di sistema con i privilegi di root, quindi sono considerati file critici. E nella scrittura dei log ci siamo accertati che non ci vadano a finire i dati sensibili, password, token, chiavi di accesso vari. E periodicamente verifichiamo che sia davvero così. Però attenzione, questa è una cosa che vale per i log del server. Invece per i log della vostra applicazione che scrivete voi, per esempio c'è un console log nella vostra applicazione in produzione, quel log lì ovviamente il sistema non lo può filtrare perché non può sapere cosa c'è scritto, quindi è una cosa a cui dovete stare attenti voi, a cui potete stare attenti. Parlando sempre di infrastruttura, voglio dire qualcosa anche su Instant Developer Foundation. In questo caso non c'è niente da dire sui server, sui database, perché non sono nel cloud, ma ognuno gestisce i propri. C'è però un'applicazione che forniamo noi, che è ID Manager. ID Manager permette di pubblicare e di aggiornare le applicazioni e i database. Chi usa ID Manager sa che le applicazioni pubblicate tramite esso hanno un canale di comunicazione tra l'ID Manager stesso e l'applicazione, che serve appunto per controllare l'applicazione. Questo canale di comunicazione è gestito in modo sicuro. Vediamo come.
Durante la build viene generato un token random che viene scritto nel codice e poi è usato per cifrare i messaggi tra i manager e l'applicazione. E inoltre questo token ovviamente cambia ad ogni build, visto che quello è il momento in cui viene generato. Questo canale di comunicazione in più è attivo solo se l'applicazione è pubblicata tramite di manager e invece è una funzionalità che non c'è se si utilizzano altri metodi per la pubblicazione. Passiamo adesso al framework. Vediamo quali sono le caratteristiche di sicurezza dei framework di Instant Developer Cloud e di Instant Developer Foundation e parto con una caratteristica di Instant Developer Cloud. Qui tutte le comunicazioni avvengono tramite socket. Le socket utilizzano HTTPS, quindi comunicano su un protocollo sicuro, e in più accettano una sola connessione per volta. Questo vuol dire che nessuno si può infilare nel mezzo e spiare la comunicazione. L'unica eccezione a questa regola è stata fatta per la telecollaborazione, perché in questo caso c'è più di una connessione, però questo è un caso voluto e gestito, quindi non è un'eccezione che rappresenta un pericolo. Le sessioni sia di Instant Developer Cloud che di Instant Developer Foundation sono gestite come si fa normalmente usando i cookie. I cookie di sessione vengono inviati al server solo se si sta usando HTTPS. Non sono mai inviati se per caso la connessione per qualche motivo dovesse usare HTTP. Quindi questo significa che è più difficile rubarli. Inoltre i cookie di sessione non sono accessibili dal client tramite JavaScript, vengono solo inviati al server. Questa precauzione impedisce che i cookie vengano rubati se per qualche motivo qualcuno dovesse riuscire a far eseguire alla nostra applicazione del codice JavaScript arbitrario. Perché è brutto se qualcuno ci ruba i cookie? Perché chi ha il mio cookie mi può impersonificare all'interno dell'applicazione. È come se avesse fatto il login con le mie credenziali, quindi può fare tutto quello che posso fare io. E veniamo alla parte relativa alle applicazioni, quella in cui è lo sviluppatore che dovrà agire in prima persona. Infatti qui vedremo qualche accorgimento che lo sviluppatore può tenere presente durante lo sviluppo della propria applicazione, parlando ovviamente nello specifico sempre delle applicazioni fatte con Instant Developer Cloud e Foundation. Il ruolo e la consapevolezza dello sviluppatore sono importanti perché purtroppo le minacce informatiche sono una realtà e possono riguardare qualsiasi tipo di applicazione in qualsiasi contesto. E proprio per questo l'approccio dello sviluppatore è molto importante perché con i giusti accorgimenti si può ridurre la probabilità che la propria applicazione sia vulnerabile e si può quindi anche ridurre il rischio che vulnerabilità eventualmente presenti nell'applicazione possano essere utilizzate per fare danni. Le vulnerabilità di un'applicazione possono appartenere a diverse categorie e oggi ne vedremo qualcuna insieme. Però se a qualcuno di voi interessa può andare a dare un'occhiata alla top 10 delle vulnerabilità più sfruttate delle applicazioni, che è pubblicata da OWASP. OWASP è un progetto open source nato per realizzare delle linee guida, degli strumenti e delle metodologie per migliorare la sicurezza delle applicazioni. Nel settore la sua voce è molto autorevole e tra le varie cose che fa pubblica periodicamente, ogni 4-5 anni credo, una top 10 di vulnerabilità. E proprio quest'anno, poco più di un mese fa, ha pubblicato la versione più recente, quindi se vi interessa andate a dargli un'occhiata. Ma tornando a noi, vediamo una di queste categorie di vulnerabilità. Le injection. Un'applicazione è vulnerabile all'injection quando i dati forniti dall'utente o più in generale i dati che arrivano dal client non sono validati, non sono filtrati o non sono sanificati dall'applicazione e l'applicazione li utilizza così come sono, cioè così come le arrivano, come li ha inseriti l'utente, come li arrivano dal client. Una delle forme di injection più famose è la SQL injection, che riguarda le query, come si può intuire anche dal nome, che avviene quando tramite i dati inseriti l'utente può modificare la query eseguita dall'applicazione e ottenere nel peggiore dei casi dei dati o dei dati sensibili a cui non dovrebbe avere accesso.
Per nostra fortuna, il framework di Cloud, di Instant Developer Cloud e anche di Instant Developer Foundation protegge in automatico le query fatte dall'applicazione. Attenzione però, quali query protegge? Protegge tutte le query fatte utilizzando le funzioni di libreria, per esempio la load collection, eccetera, per Instant Developer Cloud, la load from DB, la load collection by example e così via per Instant Developer Foundation. Sono protette anche le query strutturate, cioè tutte quelle query scritte usando l'editor delle query presente nell'IDE. Anche questo sia nel caso di Instant Developer Cloud sia nel caso di Instant Developer Foundation. Qual è l'atteggiamento migliore in questo caso che può avere lo sviluppatore? Innanzitutto, la cosa migliore che può fare è utilizzare le funzioni di libreria per eseguire le query, oppure utilizzare le query strutturate, indifferentemente. Una cosa importante è quella di evitare il più possibile di scrivere le query come stringa e passarle ai vari metodi che permettono di eseguirle. In questo caso il framework non ci può proteggere, perché la nostra query è semplicemente una stringa e il framework non può sapere cosa è un dato e cosa è un comando. Queste funzioni sono presenti in libreria perché ci possono essere dei casi particolari in cui non si può fare altrimenti e quindi bisogna usarle. Però in questi casi il programmatore si deve preoccupare di sanificare gli input. Lo può fare usando le funzioni presenti in libreria. Parlo sempre sia di Instant Developer Cloud che di Instant Developer Foundation. C'è per esempio la SQL Escape in Cloud e la ToSQL in Foundation. Un'altra vulnerabilità, sempre nella stessa categoria, è quella che si chiama XSS e che riguarda l'injection di codice JavaScript nel nostro caso e avviene quando è possibile far eseguire del codice JavaScript arbitrario all'applicazione. Per esempio, può succedere se valorizziamo l'inner HTML di un elemento con dei dati che arrivano dal client e che non sono sanificati. Qui le indicazioni su come comportarsi possono essere principalmente due. La prima è quella di non usare l'inner HTML se non è proprio necessario, ma preferire l'inner text. La seconda è che se si vuole usare l'inner HTML, che di per sé non è sbagliato, almeno non in tutti i casi, allora in questo caso però occorre sanificare i dati. In generale sanificare tutti i dati che arrivano dal client e che poi in qualche modo usiamo. Anche in questo caso i framework, entrambi, mettono a disposizione delle funzioni per poterlo fare. C'è l'HTML Escape per Instant Developer Cloud e l'HTML Encode per Instant Developer Foundation. A proposito di injection, prima di passare alla prossima categoria, che è quella della crittografia, vi volevo far vedere un esempio banale, semplicissimo, però un esempio pratico di injection. Per esempio, questa è un'applicazione che è divisa in due parti. La parte di questa rosina è quella progettata male, e la parte verdina invece è quella in cui lo sviluppatore è stato più bravo. Cosa fa? Fanno la stessa cosa, permette di cercare un prodotto, entrambi. Se non c'è, con il più si aggiunge un prodotto che si chiama con il nome presente in questo campo qui. E poi in basso compare tutta la lista dei prodotti trovati che si chiamano in quel modo. Allora, parto facendo una dimostrazione di cosa succede. Allora, in questo caso ovviamente avviene una query, viene eseguita una query. Nel primo caso, in questo rosa, la query è scritta come stringa nel codice ed è eseguita usando l'execute. Quindi se io qui faccio in modo di scrivere una query valida, posso ottenere in questo caso la lista degli utenti, che è una cosa che lo sviluppatore non voleva, perché voleva che io qui vedessi solo la lista dei prodotti. Qui posso ottenere per esempio anche le loro password. Invece nel caso in cui io stia usando load collection, come risultato non ottengo niente, perché tutto quello che scrivo qui in questo caso non viene interpretato, ma viene considerato proprio come il nome del prodotto e non ottengo niente perché non c'è nessun prodotto che si chiama così.
Invece, per quanto riguarda la seconda injection che vi ho fatto vedere, quella relativa al codice JavaScript, un esempio può essere questo. Ecco, per esempio, qui mi sta interpretando l'HTML, qui non lo farà, perché è stato sanificato. Però, a parte l'HTML, la cosa peggiore è che qui posso fargli seguire del codice JavaScript. Per esempio, gli posso far cambiare completamente la mia applicazione. Adesso lo devo rieseguire. La cosa peggiore è quando io salvo, in realtà lo riscrivo. Quando posso salvare, in realtà, ecco, ho eseguito del codice JavaScript. Adesso me lo eseguirà ogni volta. Se io lo salvo, tutte le volte che cerco qualcosa che mi fa comparire quel prodotto all'interno della lista, verrà eseguito il mio codice JavaScript. E questa non è una cosa che desideriamo nella nostra applicazione. Bene, torno di qua, quindi continuiamo con la presentazione, perché adesso vi voglio parlare di un'altra classe, di un'altra categoria di vulnerabilità, che è quella legata alla crittografia. Qui i problemi possono derivare dall'utilizzo di algoritmi crittografici deboli, oppure dalla completa assenza di crittografia, di utilizzo della crittografia, oppure di hash. Infatti pensiamo per esempio alle password salvate sul database. Ovviamente sappiamo tutti che le password non devono essere salvate in chiaro così come sono, che è un problema non solo per la sicurezza, ma anche per essere compliant con il GDPR, che prevede appunto che le informazioni sensibili siano protette. Per nostra fortuna, i framework, sia di Instant Developer Cloud che Instant Developer Foundation, mettono a disposizione nelle librerie delle funzioni per poter cifrare i dati o calcolare l'hash. Per esempio, in Instant Developer Cloud è presente la classe Crypt, che permette di utilizzare la crittografia simmetrica, quella asimmetrica, di generare chiavi e salt per gli hash e di calcolare gli hash. Per cosa si può usare l'hash, per esempio? Per esempio, si può usare per evitare di salvare le password in chiaro nel database. In questo caso, il metodo consigliato è quello di calcolare prima un salt, che è una stringa random, che viene associato all'utente, e poi usare la password e il salt per calcolare l'hash. L'hash poi verrà salvato sul database al posto della password in chiaro. Quando l'utente vuole fare login e inserisce la sua password, l'applicazione lato server userà la password inserita e il salt associato allo username per calcolare l'hash. Se l'hash calcolato corrisponde a quello salvato sul database, allora il login è successo, altrimenti no. Come vediamo, Instant Developer Cloud mette a disposizione le funzioni per poter fare queste operazioni, la create salt per creare il salt, l'hash password per calcolare l'hash a partire dalla password e dal salt associato all'utente. Parlando di crittografia, in Instant Developer Cloud sono disponibili anche due funzioni, encrypt e decrypt, che permettono di cifrare i file. In pratica sostituiscono il contenuto del file con la sua versione cifrata e poi ovviamente viceversa. Analogamente, per Instant Developer Foundation esiste l'oggetto Simple Crypter. Attenzione però che Simple Crypter è nato molto tempo fa e contiene delle funzioni che, quando sono state realizzate, rappresentavano le best practice. Oggi invece, con l'avanzamento della tecnologia, con il passare del tempo, sono diventate obsolete e non devono essere usate. Per esempio, nel Simple Crypter, parlando sempre di hash di password, c'è la funzione MD5, che permette di calcolare l'hash, e in passato era consigliata per calcolare l'hash delle password, un po' come abbiamo visto prima.
Oggi però l'algoritmo MD5 non è più consigliato perché non è difficilissimo riuscire, anzi è molto facile riuscire ad ottenere il testo in chiaro della password se la password è semplice, perché l'MD5 non ci permette di rendere più random il calcolo dell'hash usando un salt, eccetera. Quindi non usate MD5, però c'è una nuova funzione, per esempio, per calcolare l'hash, che è hash with salt, che appunto permette di calcolare un hash più sicuro, con un algoritmo più sicuro e permette di specificare il salt, la stringa random per calcolarlo. Visto che abbiamo parlato di login, volevo segnalarvi anche che in Instant Developer Cloud è disponibile il componente MFA, che permette di gestire l'autenticazione a più fattori, e per le applicazioni mobile il plugin TouchID, che permette di memorizzare le password nel keychain del dispositivo e recuperarle dopo la verifica dell'impronta digitale. Ecco, a questo proposito, ricordatevi che i dati sul dispositivo sono in chiaro, anche i dati del database, a meno che il dispositivo non sia cifrato. Quindi diventa importante non salvare in chiaro i dati sensibili. Ecco, voglio dire anche qualcosa riguardo agli elementi dell'interfaccia. Per esempio, nascondere un elemento, un bottone, un qualsiasi elemento grafico per evitare che venga eseguita l'azione associata ad esso non è sufficiente, perché come sappiamo non ci vuole niente a renderlo attivo e usarlo lo stesso. La buona notizia è che se si utilizzano le proprietà visible e enabled di Instant Developer Cloud e Foundation, il framework non gestirà gli eventi di cambiamento di click se queste proprietà sono impostate a false. Quindi se anche andiamo a renderlo visibile, il click nel caso di un bottone non scatterà comunque. Ora vi parlerò di un paio di cose che sono completa responsabilità dello sviluppatore e che riguardano l'utilizzo delle web API e l'utilizzo delle sincronizzazioni. Partiamo dalle web API. Se si abilitano le web API per un documento, al momento dell'installazione dell'applicazione sul server, le web API saranno subito attive. Quindi è consigliabile prevedere un'autenticazione di qualche tipo per controllare che chi chiama le web API abbia il permesso di accedere ai documenti esposti. Come si può fare? Si può fare per esempio implementando l'event on command, che viene notificato prima che la richiesta venga elaborata. Quello che vediamo qui è un esempio semplicissimo in cui si verifica se il valore dell'header di autorizzazione corrisponde a quello che ci si aspetta. In un caso reale si confronterebbe per esempio il token di autenticazione con una lista di token validi che sono sul server, per esempio sono memorizzati in una tabella del database. Sempre riguardo alle web API è interessante sapere come vengono gestiti i file. Per salvare i file su disco non vengono usati i loro nomi originali, ma i nomi vengono sostituiti con dei nomi random. In questo modo non è possibile per chi carica i file sapere con quale nome verranno salvati, quindi non li può riutilizzare nel peggiore dei casi per scopi malevoli, per esempio. Inoltre c'è di default una dimensione massima accettabile per un file caricato, che è di 50 MB, questo è la prossima versione. Se poi serve una dimensione maggiore si può cambiare, ma se non fate niente questo sarà il valore di default. Questo impedisce che si possano caricare file di grandi dimensioni e per esempio riempire il disco. Una cosa interessante è che oltre a gestire i file caricati, la cosa interessante è come possiamo servire i file a chi li chiede. Servire i file tramite le web API può essere un metodo per garantire estrema privacy ai file del proprio file system. Normalmente non è possibile accedere neanche ai file pubblici del server, ma solo perché i nomi non sono conosciuti. Però una volta conosciuti i link, questo può essere comunicato agli altri, quindi diventa pubblico e quei file diventano accessibili. Di per sé questo non è un problema, anzi a volte un comportamento voluto e desiderato che non ha risvolti negativi. Però se vogliamo condividere per qualche motivo un file privato, possiamo invece servirlo tramite una web API. In questo modo l'accesso a questo file può avvenire solo tramite la web API,
che può quindi effettuare tutti i controlli del caso sui parametri della richiesta. Per esempio, può verificare un token di autenticazione per assicurarsi che davvero chi sta chiedendo il file lo possa vedere. Anche nel caso passiamo adesso alla sincronizzazione, anche nel caso della sincronizzazione c'è qualcosa che lo sviluppatore può fare. Nel caso della sincronizzazione viene messo in comunicazione un dispositivo esterno al cloud con il backend. In questo caso è consigliabile verificare le credenziali del dispositivo per controllare se davvero può accedere e quali dati può vedere. Un modo per effettuare questa verifica è tramite l'evento onConnect nell'applicazione di backend, che si può per esempio usare per controllare le credenziali. Un possibile modo per inviare le credenziali può essere quello di passarle come topics della sincronizzazione, in modo che nell'evento onConnect si possa verificare se esse corrispondono ad un utente registrato o meno. Se l'utente non viene riconosciuto, la connessione viene chiusa, altrimenti si può proseguire. Se si deve consentire la lettura solo di determinati dati in funzione dell'utente, durante l'evento onConnect è possibile, per esempio, memorizzare il documento che rappresenta l'utente in una proprietà della sessione, che poi potrà essere usata nelle query di caricamento dei documenti per limitare l'accesso. Stiamo arrivando quasi alla fine. Ci sono però ancora un paio di cose di cui vi voglio parlare, che come si suol dire vengono per ultime, ma non perché sono meno importanti. Parliamo di aggiornamenti, dell'importanza degli aggiornamenti. Mantenere i propri sistemi e le proprie applicazioni aggiornate è una cosa che vale non solo per Instant Developer, ma per qualsiasi framework si utilizzi. Instant Developer però rende le cose un po' più facili, principalmente perché stiamo attenti a non introdurre breaking change ai cambi di versione e se qualche volta qualcuno è scappata l'abbiamo poi corretta. Quindi questo vuol dire che però l'aggiornamento di versione non implica che bisogna riscrivere tutta l'applicazione. È importante mantenersi aggiornati perché così si userà sempre un sistema allo stato dell'arte, con le ultime novità, con tutte le ultime patch applicate, e qui parlo non solo di patch di sicurezza, ma anche di correzioni di bug, di miglioramenti che fanno funzionare meglio il sistema. L'aggiornamento però è un'attività vera e propria che richiede una pianificazione e richiede l'allocazione di risorse, quindi è necessario avere un programma di aggiornamento. Per questo motivo vi diciamo sempre prima quando rilasciamo la nuova versione, così voi avete modo di pianificare i vostri aggiornamenti. Perché comunque c'è un po' di lavoro da fare, per esempio bisogna testare le applicazioni con la nuova versione, oppure se usate delle librerie custom o nel caso di cloud anche dei pacchetti NPM importati lato server, è necessario provvedere all'aggiornamento anche di quelli eventualmente. Ecco, a questo proposito in generale noi periodicamente aggiorniamo le librerie o i pacchetti che vengono usati dal framework o sono presenti nelle librerie. Per esempio per Cloud in una delle prossime versioni aggiorneremo Postgres, Node, tutti i suoi pacchetti. Però non tocchiamo invece i pacchetti e le librerie custom, cioè quelle che avete integrato voi. E in questo caso l'aggiornamento è a carico vostro. Infine, l'ultima cosa, i test. Gli accorgimenti che possiamo prendere durante lo sviluppo delle applicazioni diminuiscono il rischio di vulnerabilità, diminuiscono il rischio che eventuali vulnerabilità presenti possano essere sfruttate. Però per avere un margine di sicurezza in più si possono sottoporre le proprie applicazioni a test e audit esterni in modo da verificare se davvero abbiamo fatto tutto bene. Noi per i nostri framework lo facciamo, quindi consigliamo anche a voi di farlo. In conclusione, come stiamo vedendo, gli attacchi informatici ai danni di aziende private e di aziende della pubblica amministrazione sono comuni. Questo per dire che la sicurezza non è un optional ed è importante che sia una parte integrante della progettazione in tutte le sue fasi, a partire dall'analisi, continuando con l'implementazione e arrivando ai test. Per questo motivo abbiamo voluto fare questo webinar, perché sappiamo che il problema della sicurezza va affrontato e per farvi vedere come lo abbiamo affrontato dentro Instant Developer a diversi livelli, come abbiamo visto, a partire dall'infrastruttura, nel framework e nelle applicazioni. Per ovvi motivi non ci siamo potuti occupare noi di tutto,
ma come abbiamo visto il nostro lavoro insieme agli accorgimenti degli sviluppatori può portare alla realizzazione di applicazioni in cui davvero il tema della sicurezza è stato affrontato e in cui i rischi relativi vengono ridotti. Con questo ho concluso e adesso se ci sono domande... Grazie Vittorio, ce n'è una, se vuoi poi, anzi direi due, di Francesco, se vuoi cominciare a rispondere. Intanto invito tutti quanti a inserire le domande. Ecco. Vado a leggerla. Noi siamo Jinx per fare la HTTPS. Okay, se vuoi la leggo io così... Sì, leggilo tu perché io lo vedo in piccolo. Ok, perfetto. Allora, noi usiamo Nginx per fare l'HTTPS, quindi l'app, scusate che mi è passata in un'altra, ecco, l'app pensa di essere in HTTP. Come funzionano i token di sessione in questo caso e o quali accorgimenti suggerisci? Come andrebbe fatto HTTPS con Foundation? Grazie. Vabbè, come andrebbe fatto HTTPS con Foundation e come deve essere fatto con qualsiasi applicazione, bisogna avere i certificati e impostare tutto, quindi non c'è una cosa in particolare in realtà per Foundation. Si fa come normalmente viene fatto, non ci sono operazioni particolari diverse, solo perché Foundation. Nell'altro caso, bisognerebbe vedere. Bisognerebbe vedere il caso. Ok, ti passo a leggere la seconda domanda se vuoi. Sì. Ok. Oltre ai test manuali, quali tecniche per testare suggerisci? Ad esempio, Test Complete è una suite che permette di registrare test di UI su app web, oppure il framework JUnit consente di fare unit test, eccetera. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, ovviamente i test manuali sono i più efficaci, perché i tester automatici non riescono a trovarti tutto, però già un punto di partenza, diciamo. Quindi, però ecco, non so se tipo JUnit, queste cose qui, fanno anche dei test di sicurezza. Io di solito utilizzo, tipo se lo devo fare, utilizzo dei programmi fatti apposta, che partono facendo una panoramica del sistema a livello di sicurezza e dopo ti danno, diciamo, l'indicazione per cosa andare a guardare manualmente. Ok, l'altra domanda è a chi vi affidate per far validare la sicurezza del framework? Allora, se vuoi rispondo io, Vittoria. Sì, perché lo sai meglio di me. Sì, esatto. Adesso noi, diciamo, chiaramente non posso rivelare il nome dell'azienda per questioni proprio contrattuali e di riservatezza, ecco. Però ci affidiamo a un gruppo, diciamo una società di cosiddetti hacker etici italiana, ecco, del nord Italia, che ha fatto, fa regolarmente diciamo, delle validazioni, sia black box che white box. Non vedo ancora altre domande. Se avete anche delle altre domande, siamo ancora disponibili per una decina di minuti, assolutamente anche di più eventualmente, quindi siamo qui per rispondere. Altrimenti, se non ci sono altre domande, poi procediamo anche a salutarvi. Ecco, noi aspettiamo. Ecco, è arrivata una domanda. Te la leggo sempre io, Vittoria? Sì, sì, che mi viene Allora, più comodo, grazie. serving file da web API. Come suggerite di farlo in maniera sicura? Da che versione è disponibile? Noi abbiamo manipolato la response per rispondere con il binario 20.5. Ma da che versione è disponibile? Credo si possa sempre fare, si sia potuto sempre fare.
Nelle web API, niente, cosa consigliamo? Consigliamo per esempio l'utilizzo di un token inviato insieme alla richiesta che poi viene verificato negli eventi relativi alle web API, e se questo token è quello che ci aspettiamo, corrisponde per esempio a una serie di token che noi abbiamo salvato nel database, allora serviamo il file. Se invece questo token non corrisponde a nessuno di quelli che secondo noi sono validi, secondo il nostro server è valido, allora non serviamo il file. Ok, procedo con la domanda che viene sempre da Francesco ed è un approfondimento a una domanda che ha fatto in precedenza e ci dice: approfitto per un dettaglio su HTTPS legato alla domanda di prima. In Foundation get application URL mi torna sempre http e non https e pubblico su Tomcat. Come si fa ad avere HTTPS da get application URL? Questo non ti so rispondere sul momento. Se ti interessa magari contattaci che ne parliamo, approfondiamo. Ok, altra domanda, ci sono caratteristiche di sicurezza intrinseche nelle funzioni di upload file, esempio campi blob, multi-upload, eccetera? Allora, sì, nel senso che per esempio è limitata la dimensione. Cos'altro? Per esempio l'anteprima, quindi i file non vengono eseguiti, tra virgolette, in automatico, non per tutti i file. Però, per esempio, credo che sul controllo del tipo di file che vogliamo, quello lo dobbiamo fare noi. Cioè, se noi vogliamo solo file PDF, dobbiamo controllarlo noi se effettivamente il file che ci arriva è PDF o no, e ignorare eventuali file con estensione con contenuto che non ci piacciono. Però sì, ecco, la dimensione sicuramente sì, e anche il fatto che non vengono eseguiti in modo automatico. Ok, poi Mattia chiede, chiaro il discorso token, ma come viene servito il file? Viene salvato in un percorso pubblico? No, credo di no, perché non è che se serve il file attraverso la web API poi il file ti diventa pubblico. Il file ti rimane sempre privato, ti viene servito, non so di preciso internamente come viene creato, però di sicuro non viene creato un link pubblico che poi puoi distribuire e renderlo accessibile a tutti. L'accesso è sempre mediato dalla web API, deve avvenire sempre tramite la web API. Ok, poi c'è Francesco che continua la sua domanda. Allora, dice, PoinJinx è uno strato esterno a Tomcat che rende possibile HTTPS, però così facendo la app non sa di essere in HTTPS. Perdiamo quindi la sicurezza basata sui token di cui hai parlato? Allora, mi immagino, non ne sono sicura, ma mi immagino di no, perché se l'HTTPS lo gestisce questo strato esterno, allora poi si occuperà lui, credo, di gestire anche tutta la sicurezza relativa al fatto che si stia usando HTTPS. Quindi mi verrebbe da dire di no, però è una cosa che dico così pensandoci sul momento. Bisognerebbe verificarlo. Ok, direi che per il momento non ci sono altre domande, lasciamo un minuto, diciamo, per eventualmente altre richieste, siamo qui disponibili. Sì, poi eventualmente se hanno altre domande, altre cose da chiarire ci possono sempre contattare. Siamo sempre disponibili, Assolutamente sì, anche per sia approfondire casi più particolari. esatto, sia sul forum che in assistenza, insomma, quello che serve in base al caso. Ecco, niente, direi che non arrivano altre domande, quindi io intanto ringrazio tutti e comunque lascio Vittoria ai saluti e ai ringraziamenti finali.
Niente, io vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi, spero sia stato interessante e vi do appuntamento al prossimo.